In questo video parliamo di personalità dipendente, nello specifico parliamo di disturbo di personalità dipendente. Allora, potremmo sintetizzare le persone affette da disturbo di personalità dipendente invertendo un noto proverbio, che è quello di meglio sole che male accompagnati. Per la personalità dipendente non vale questo proverbio, per loro preferiscono essere male accompagnate piuttosto che sole. Allora, la personalità dipendente si caratterizza per la profonda insicurezza nelle proprie capacità e risorse e per il bisogno eccessivo e costante di un accudimento e sempre per comportamenti sottomessi e adesivi che ne conseguono. Sono incapaci di prendere decisioni in maniera autonoma e quando possono preferiscono demandare agli altri le proprie scelte, sempre alla ricerca di quello che viene definito un magic helper, cioè un aiutante magico che li guidi e di cui loro possano incorporare la presenza, la competenza e la forza. Queste persone sono riluttanti a esprimere le proprie opinioni e vivono nel terrore di essere abbandonati e per evitare questa cosa sono disposte ad avere atteggiamenti, a fare cose che altre riterrebbero sgradevoli o degradanti, persino degradanti. All'interno della relazione di coppia la personalità dipendente fa uso di uno specifico meccanismo di difesa che è la negazione, sia negando i fattori negativi del rapporto stesso, ma soprattutto negando in loro stessi i sentimenti ostili e negativi emergenti che, se espressi apertamente, rischierebbero di fargli perdere il partner, per cui mettere in pericolo il rapporto. Comunque, quando la loro relazione termina, tendono a compensare l'angoscia di non avere nessuno accanto semplicemente cercando subito un altro partner, mettendosi subito insieme a un'altra persona. Allora, definendo la personalità dipendente possiamo agevolmente rifarci a Bornstein, che ci dice che la personalità dipendente è caratterizzata da 4 componenti principali praticamente. Allora, uno motivazionale, uno cognitivo, uno affettivo e uno comportamentale. Quello motivazionale è il forte bisogno di trovare sostegno negli altri, cioè praticamente una guida. Quello cognitivo è ad esempio una percezione di sé come impotente e inefficace e invece pensare che gli altri siano più efficaci. Quello affettivo è la tendenza ad entrare in ansia quando bisogna mostrarsi autonomi, soprattutto se gli altri possono in qualche modo giudicarci. E quello comportamentale è la tendenza di cercare aiuto e approvazione sottomettendosi nelle relazioni interpersonali. Milone Davis hanno indicato 5 sottotipi di personalità dipendente, fra i quali il dipendente inquieto preoccupato, l'accomodante, l'immaturo, quello che s'annulla nella relazione e l'inefficace. Adesso non entriamo in queste differenziazioni specifiche in tecnicismi, diciamo che sono forme di dipendenza abbastanza occultate, perché per esempio il dipendente inquieto e preoccupato ha anche delle caratteristiche di evitamento, per cui sembra proprio l'opposto. Diciamo che, come per tante classi cliniche psicopatologiche, non sempre è agevole riconoscerle, per cui non bisogna mai basarsi su degli stereotipi e su dei sentito dire, ma è bene effettivamente riconoscere segni e segnali specifici, perché dietro alcuni tipi di personalità che non sembrano dipendenti, in realtà si può celare una personalità dipendente. Come si origina questo disturbo di personalità? Allora, queste persone provengono spesso da famiglie con figure controllanti, invadenti e che hanno comunicato in qualche modo l'idea che l'autonomia è pericolosa e che crescere e differenziarsi significa in qualche modo tradire i genitori, tradire in qualche modo un patto di affettività con i genitori. Non è raro, ascoltando i racconti di queste persone, quando parlano delle loro famiglie, della loro infanzia, rintracciare degli episodi nei quali i genitori li premiavano ogni volta che loro dimostravano fedeltà al patto affettivo con la famiglia, e che invece in qualche modo li svalutavano, li punivano o li rifiutavano, soprattutto in maniera anche subdola, quando il bambino mostrava o esprimeva una tendenza all'autonomia e all'autonomizzazione. Sappiamo che il disturbo di personalità dipendente si sviluppa anche in alcuni di coloro che da piccoli sono stati trattati come persone inutili e di scarso valore, così che nei rapporti affettivi poi da adulti essi si legano a persone che assegnano loro un valore negativo, che è quello di vittima, che però è pur sempre un valore, e per cui per queste persone è pur qualcosa e a loro va bene.
motivo per cui per loro è meglio male accompagnati spesso che soli. Queste le informazioni generali sul disturbo di personalità dipendente. Io vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Ciao! Mi sembra che vada abbastanza bene, poi col montaggio lo filo. No, ma mi sa che me ne vado, stanno mangiando vivo. Adesso ho una reazione allergica, mi stanno mordendo troppe zanzare. Ok. Sì, ma io non riesco, cioè a me dà un effetto pazzesco, mi sclero, comunque vabbè. Cioè sono venuto nel loro territorio a fare il grosso e mi stanno facendo capire chi comanda. Io vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Ma potevi chiudere. No, infatti mi è venuto. Sembra che hai dato la No, perché sto soffrendo, sto morendo, una sorta di benedizione. No, ma è di uno che sta avendo un effetto, uno shock anafilattico. Vabbè. No, ma troppe zanzare, cioè non è una cosa normale. Brontolo. Pessima idea quella di venire qui, pessima. Cioè sono venuto a uno stagno dove le zanzare praticamente, cioè sono anche arroganti.